Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Voglio tornare a parlare di alimentazione per quello che riguarda gli animali che visitano il nostro giardino nei mesi che caratterizzano appunto la stagione fredda, che è quella invernale. Che cosa vuol dire dare da mangiare agli animali nel nostro giardino? Vuol dire dare a loro la possibilità di trovare del cibo in un periodo in cui scarseggiano gli insetti, scarseggiano i semi, e quindi gli animali si trovano un po' in difficoltà, soprattutto se arrivano delle grandi nevicate in cui è veramente difficile trovare del cibo in natura. Quindi gli uccelli cercheranno in tutti i modi di trovare ciò che è il loro sostentamento e noi possiamo aiutarli in questo durante l'inverno. Però aiutare gli animali a nutrirsi, in questo caso gli uccelli, aiutare appunto gli uccelli a nutrirsi nei mesi invernali diventa una grande responsabilità. Perché se cominciamo a dare da mangiare a questo tipo di animali, in questo caso di uccelli, dobbiamo proseguire per tutto l'inverno, non possiamo interrompere la somministrazione di cibo, perché vuol dire la morte per questi animali, e quindi dovremo arrivare poi all'inizio della primavera diminuendo le razioni di cibo fino a sospenderle, perché poi con l'arrivo della primavera cominceranno a esserci più insetti, non ci sarà più la neve, non ci sarà più questo freddo intenso, cominceranno a esserci delle fioriture, ci saranno già dei semi magari che si possono mangiare, e quindi diventa veramente una grande responsabilità nostra nei confronti appunto degli animali. Questa è una cosa che io dico spesso perché ci tengo veramente tanto a dirle. È un divertimento, può essere anche un gioco dare da mangiare agli animali in giardino, però ricordiamoci che una volta che noi cominciamo a somministrare cibo e gli animali prendono, in questo caso ad esempio vedete qua una mangiatoia, prendono come punto di riferimento per il loro cibo la mangiatoia, questo diventerà veramente un qualcosa di veramente importante per loro, perché sarà qui che verranno ad alimentarsi. Poi troveranno ancora qualcosina in giro, però questo è veramente il loro luogo che li mantiene in salute e in vita durante l'inverno. Quindi se io scelgo di mettere una mangiatoia in giardino e di dare da mangiare agli animali, devo farlo veramente con tanta responsabilità. Non può essere interrotta la somministrazione di cibo, dovrà essere giornaliera, non dovrà essere sicuramente iperabbondante, basta una piccola razione di cibo, naturalmente in base a ciò che riusciamo ad attirare nel nostro giardino. Se ci saranno tante visite, il cibo sarà molto di più. Comunque noi dobbiamo sempre cercare di somministrare il cibo che vediamo poi a fine giornata essere consumato totalmente, in modo che non rimanga un qualcosa che poi può rischiare magari di marcire e di creare un ambiente non sano per l'alimentazione dei nostri amici animali. Sono tanti gli uccelli che possiamo attirare in giardino, dipende un po' dalle zone in cui abitiamo. Ad esempio qui in Piemonte, in una zona collinare che è quella dove abito io, con delle essenze nel bosco rappresentate da castagni, acacia, ci sono più in là anche dei pini, ci sono dei faggi. Ecco, ogni ambiente ha i suoi abitanti. Io nel mio giardino, ad esempio d'inverno, ho la fortuna di osservare tra i vari ospiti del banchetto che preparo poi per tutto l'inverno, le cince allegre, le cinciarelle, le cince, la cinciamora, la cincia bigia, ci sono i pettirossi, ci sono dei merli che vengono anche a mangiare. Nei casi più fortunati possiamo osservare il rampichino, che a volte ho notato nei pressi della mangiatoia, credo che si avvicini per il semplice fatto che vede un sacco di uccelli e quindi capisce che lì c'è qualcosa da mangiare. Magari non si nutrirà nella mangiatoia, però troverà del cibo magari su qualche insetto nascosto nei rami della pianta che ospita la mangiatoia. Ci sono anche altri tipi di animali, altri tipi di uccelli che possono venire a mangiare, ad esempio c'è la ghiandaia, che però si nutre di semi un po' grandi, come ad esempio le noci, se noi li disponiamo non nella mangiatoia ma nei pressi della mangiatoia. Comunque su internet trovate diverse informazioni su come somministrare il cibo agli animali per cercare di attirarli, e in base anche alle specie, per capire anche che cosa mangiano questi uccelli. Io solitamente somministro dei semi di girasole mischiati con del mais spezzettato, all'interno c'è anche del miglio,
E poi per attirare anche il pettirosso, che è un insettivoro, somministro anche del pastone per uccelli insettivori. Facendo questo noterò poi la loro presenza nei pressi della mangiatoia giornalmente. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io al mattino vado a rifornire la mangiatoia e controllerò poi la sera se hanno mangiato tutto. Se non ci sono più semi, se ce ne sono comunque pochissimi, vuol dire che il giorno dopo potrò somministrare di nuovo una razione di cibo. Se io metto troppo cibo nella mangiatoia si rischia che poi magari in caso di pioggia, di maltempo, la pioggia magari cade un po' trasversalmente, quindi bagna all'interno della mangiatoia, alcuni semi possono poi marcire, quindi si crea un ambiente che non è sano per loro. Comunque, i primi tempi bisogna osservare molto la mangiatoia, perché è vero che io posso arrivare alla sera e notare che non c'è più un seme, però magari non è stato sufficiente per tutti, quindi devo un po' regolarmi per cercare di dare un po' il cibo a tutti gli uccelli che vengono a visitare il mio giardino e la mangiatoia. In questo caso io ho messo 2 mangiatoie, non so se nella ripresa si vede anche l'altra. Nel caso questa non basti, metterò del cibo anche nell'altra. Comunque giornalmente io posso venire a verificare un po' quanto ne rimane per decidere la dose da somministrare. Vendono anche delle palline già predisposte da appendere, che possono essere anche un'ulteriore fonte di nutrimento. E poi ci sono degli alimenti che attirano molto gli uccelli in giardino, che però non sono alimenti sani per loro. Uno di questi, ad esempio, è lo strutto. Lo strutto a volte viene utilizzato in maniera casalinga per preparare queste palline di grasso e di semi per poterli dare da mangiare agli uccellini, però ricordiamoci che lo strutto è già un alimento, che è il grasso del maiale, che fa male a noi. È vero che può attirare gli uccellini, è vero che può dargli delle sostanze per mettere su un po' di grasso, però è un grasso veramente troppo potente, fa male al nostro organismo, figuriamoci all'organismo di animali che sono veramente molto piccoli e di cui ne vanno veramente tanto ghiotti. Quindi si può mettere una piccola razione di strutto all'interno di una pallina per cercare di contenere i semi, però solitamente non bisogna abbondare. Lo strutto attira anche il picchio rosso, che ne va veramente ghiotto, però anche lì dobbiamo evitare di attirare un animale nel nostro giardino a tutti i costi, fornendo a questo animale un qualcosa che gli fa male. Più che lo strutto, allora se vogliamo attirare il picchio rosso nel nostro giardino, possiamo inserire a incastro nei rami delle noci, perché il picchio rosso è un gran divoratore di noci. Ancora chiuse, non sbucciate, sarà lui poi col suo becco a prelevarle dal ramo o spaccarle sul posto e poi nutrirsi di ciò che trova all'interno. Io qui ho preparato le mie 2 buste di semi, ci sono dei semi di girasole che vado già a inserire nella mangiatoia. Vi posso assicurare che mentre sto facendo questo sento già delle cince qua che girano, le vedo anche svolazzare perché gli uccelli sono andati molto giorni. Quindi hanno capito che quest'anno ci sarà di nuovo una razione di cibo per loro e quindi sicuramente mi staranno osservando per cercare di capire che cosa di buono sto inserendo nella loro mangiatoia. Quindi semi di girasole, ne ho messi un po', e poi vado ad inserire anche un pastone per insetti, per uccelli insettivori. Questo pastone lo si può trovare in commercio, così attirerò anche dei pettirossi che a me piacciono tantissimo, che sono meravigliosi con questo colore ramato del petto, e in più il pastone per uccelli insettivori attirerà anche qualche merlo, quindi qualche animale in più da poter osservare. Vedo che qua dentro hanno inserito anche dei mirtilli, credo che siano liofilizzati. Comunque inserisco il tutto, mescolo un po' e ok, lascerò adesso la mangiatoia con questo cibo. C'è da ricordare anche che quando noi inseriamo del mangiare per attirare gli uccelli in giardino, questo non avverrà subito. Io tra un'ora non vedrò qui un'orda di uccelli che viene a nutrirsi, perché gli animali sono sempre abbastanza diffidenti nei confronti dell'uomo. Quindi questa mangiatoia comincerà poi a essere un luogo molto frequentato, diciamo fra qualche settimana. I primi tempi arriverà qualche cince a prendere qualcosa, ne arriverà un'altra, magari poi non arriverà nessuno.
poi ne arriveranno altre 3, verrà magari il pettirosso a fare una visita veloce, perché devono prendere confidenza comunque sia con questo luogo in cui c'è del cibo e sia anche con quello che può essere un fattore di disturbo. Ad esempio, io ho inserito adesso i semi, vado a fare qualche lavoretto in giardino, sarò qualche giro. Quando loro avranno capito che non c'è più nessun pericolo, perché io non starò sempre qui a vedere e a cercare di osservare gli uccelli che vengono a mangiare, cercherò di tenermi sempre a debita distanza. Quando loro capiranno che io non sono un pericolo, allora qui diventerà veramente un ambiente in inverno, soprattutto quando fa veramente freddo, un ambiente molto frequentato e io da lontano posso cercare di osservare tutte le specie di uccelli che vengono a visitare la mangiatoia. Non so se sentite, si sentono già i richiami di cince e altri uccellini che mi stanno osservando. Non sono da solo qua in giardino, non sono quasi mai da solo qua in giardino perché comunque sono sempre circondato da questi animali. Però noto che mentre sono qui ci sono dei voli un po' in vicinanza perché si staranno chiedendo è ora di ricominciare a mangiare qualcosa di buono magari, e anche in maniera abbastanza facile perché viene somministrata da noi. Il cibo che possiamo usare sono appunto i semi di girasole. Per quello che riguarda le cince sono molto molto graditi. È molto gradito anche il miglio, in misura forse un po' minore, è gradito anche per quello che riguarda soprattutto i merli, perché ho visto che mangiano anche quello, e il mais spezzettato, che adorano. Bisogna cercare di dare del cibo comunque il più naturale possibile, non inseriamo un qualcosa di chimico, non compriamo cose chimiche da dare da mangiare ai nostri uccellini o alimenti che contengono delle sostanze chimiche, questo non li fa bene. Andrebbe benissimo anche semplicemente un girasole, se abbiamo coltivato i girasoli in giardino, prendere un bel disco di girasole, appenderlo nell'albero e questo sarà comunque una fonte di nutrimento, però logicamente poi si esaurisce perché loro mangeranno tutti i semi magari nell'arco di qualche settimana, finiranno tutti i semi all'interno del girasole, bisognerà portare un altro girasole, oppure possiamo acquistare i semi di girasole e inserirli, come ho fatto io, in questa mangiatoia. Installata qui 2 anni fa, la pioggia l'ha già un po' deteriorata, credo che questo sarà l'ultimo anno che potrò usarla perché il tetto si sta sfondando, però è ancora abbastanza impermeabile, quindi la pioggia scende giù da qui e non entra all'interno. Quando somministriamo i semi agli uccellini facciamolo sempre in una struttura che sia chiusa, in modo che non ci possa piovere all'interno, perché altrimenti diventa veramente una pozza d'acqua con questi semi che galleggiano e gli uccelli stessi avranno difficoltà ad alimentarsi in un luogo di questo tipo. Quindi dare da mangiare agli uccellini in giardino per poter godere della loro bellezza è un qualcosa di veramente stimolante, può essere anche veramente un gioco, un qualcosa di divertente da fare. Questo anche se abbiamo magari una macchina fotografica con un buon obiettivo, perché dobbiamo sempre osservarli a debita distanza, non avviciniamoci mai, a meno che non dobbiamo somministrare cibo, alle mangiatoie, rimaniamo sempre nei pressi. In questo modo noi garantiamo comunque la sicurezza negli animali, in modo che non si spaventino troppo, perché un animale che viene a mangiare perché ha fame, si spaventa e va via, tornerà poi dopo qualche ora, non torna subito. Però la sua fame rimane e questo in pieno inverno può essere un pericolo per lui, il non potersi alimentare senza disturbo. Bene, non c'è altro da dire per quello che riguarda le mangiatoie in giardino, però ci sono delle note ancora da prendere in considerazione. Sta anche cominciando a piovere, quindi tra un po' interromperò il video, facciamo una cosa molto veloce. Un qualcosa che mi sento veramente di dire è, per ricapitolare ciò che è veramente importante, e la somministrazione del cibo, ricordiamoci di non interromperlo, di arrivare fino all'inizio della primavera e poi pian piano toglierlo. Ma una cosa anche che rimane molto importante è la posizione della mangiatoia. Quando posizioniamo una mangiatoia in giardino facciamolo in un luogo in cui i nostri gatti ad esempio non riescono ad arrivare. Qui i miei gatti non vengono quasi mai perché io l'ho installata vicino alla casa dei vicini. In questo modo io garantisco che non siano disturbati dai miei gatti. Se abbiamo dei gatti in giardino invece che sono molto curiosi e tendono di predarli, sistemiamo una mangiatoia magari in un palo di ferro nella sommità in cui noi riusciamo a mettere del cibo e in questo modo i gatti non potranno arrampicarsi e così salveremo i nostri amici uccelli dagli attacchi dei nostri gatti. Comincia veramente a piovere abbastanza, io ho la mia telecamerina, meglio che la metto un po' al sicuro. Ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo appuntamento in giardino. Se avete delle domande io vi risponderò al di sotto di questo video. Ciao a tutti e grazie.